questo punto che cosa facciamo? Cerchiamo di integrare quelle che sono le icone di FA Icons, ok? All'interno del nostro progetto. Questo è un processo totalmente opzionale che ci permette effettivamente di visualizzare quelle che sono le icone. Guardate, un'icona per esempio potrebbe essere quella dello snowflake, ok? In questo periodo invernale potrebbe essere direttamente correlato a quello che abbiamo a disposizione. Vedete, lo snowflake c'è questa iconcina molto 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 carina. Allora, la cosa più importante qual è in questo momento? Cercare un CDN gratuito per quanto riguarda l'impostazione del DFA Icons, che è un sistema praticamente a pagamento, potete utilizzare quello che volete, non mi interessa assolutamente, non è il mio obiettivo pubblicizzare questa tipologia di servizio. FA Icons CDN, andiamo a cercarlo da cdnjs.com, totalmente gratuito e integrabile. Guardate, c'è la versione 671 CSS All Min e cliccando su Copy Link Tag praticamente ce l'abbiamo già a disposizione. Dove lo dobbiamo andare ad integrare? Bene, sul template univoco, comunque sia sul template generale che abbiamo a disposizione. In questo caso facciamo una diretta correlazione sull'index.html mettendo subito sotto a questo link, vedete lo style che abbiamo a disposizione e quindi tutte quante le icone sono messe a disposizione del nostro sistema. Allora, che cosa significa a questo punto dove andiamo, come andiamo a generalizzare o ad utilizzare queste tipologie di approccio? Guardate, l'idea è questa. Se vado su Meteo Component, al posto del converti codici meteo, io posso utilizzare, guardate, lo commento e ve lo lascio a disposizione. Poi nel caso lo decommentate, lo ripristinate, fate quello che volete. Allora, io vado a creare una TD. Come funzionano le FA Icons? Guardate, si utilizzano in questo modo. Posso richiamare una I con una class FA Snowflake. Guardate, ok? Ritorniamo ovviamente da noi, Pratola. Eccolo qui, metto una qualsiasi cosa e vedete qui c'è una piccola iconcina, ok? A questo punto che cosa succede? Guardate, vi faccio una sorta di piccola conversione, ok? Ovviamente vado ad integrare un altro elemento. Guardate, faccio un po' di CTRL-C, CTRL-V, tanto voi lo ritrovate su GitHub. Allora, queste sono ovviamente le FA Icons. Ovviamente tolgo la versione FAS che è la versione Pro di FA Icons. Questo qui lo chiamo soltanto Weather Icons ed ovviamente avrà una caratteristica composta in questo modo, dove questa combinazione FA attiva ovviamente la classe di font awesome e poi questo FA Sun mette praticamente l'iconcina che abbiamo a disposizione. Allora, a questo punto cosa succede? Faccio la stessa identica situazione con converti codici meteo, facciamo così, converti icone meteo, questo è quello che prende all'interno del code, va ad effettuare una conversione se gli passa una stringa, e qui invece di weather description praticamente vado a fare un weather icons. Allora, ed ovviamente questo bel return dovrà essere questo this.weatherIcons as own properties. Ok, a questo punto cosa succede? Vado sul mediocomponent.html, ritorno qui sotto, ok, e mi riporto invece di FA Snowflake, praticamente vado ad impostare ovviamente un converti icone meteo, ok, ed ovviamente gli passo il weather code esattamente come nel mio valore precedente. Praticamente gli imposto questo valore, andiamo a recuperare la città, Pratola, vado in cerca, clicco su Pratola Pelegna e vedete qui ci sono tutti quanti gli stati che abbiamo a disposizione. Ci siamo? Con la nebbia, la pioggia e così via. Ok? A questo punto la cosa che ci interessa un po' di più è proprio quella di gestire quelli che sono i preferiti. Ok? Adesso cerchiamo di comprendere come si sviluppa un'operazione di questo tipo.